Ciao e bentornati nuovamente al mio canale. Se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere subito sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Ciao a tutte le mie care fatine e i miei cari fatini, bentornati nel canale. Oggi è un giorno speciale perché è arrivato lui, Carta Modelli Magazine di maggio. Guardate questa bellissima copertina, mette subito allegria. Ma noi non siamo qui solo per guardare le belle foto, giusto? Oggi voglio portarti dietro le quinte di questi modelli. Faremo un'analisi tecnica vera da modelliste perché voglio aiutarti a scegliere il progetto giusto per le tue forme, evitare delusioni dopo ore passate a cucire. Quindi iniziamo subito. Partiamo dal pezzo forte, il modello numero 1. Lo vedete questo pantalone? La rivista dice che è semplicemente ispirato alle sfilate. Attenzione però di non farti ingannare dalla modella, perché la modella chiaramente è alta 1,80 m circa. Guarda il disegno tecnico con me. Andiamo a guardare le pieghe nel davanti, danno un volume meraviglioso ma richiedono un tessuto che cade. Se usi un cotone troppo rigido, l'effetto sulla pancia sarà eccessivo. Pens dietro, queste sono le vostre migliori amiche perché servono a dare forma al fondoschiena e a definire la vita, quindi non saltatele mai, fatele sempre e fatele bene. La rivista ci suggerisce il lino e il cotone. Io ti dico, se vuoi un effetto super fluido che non si stropiccia appena ti siedi, prova un misto viscosa. E poi è un tessuto che slancia tantissimo, specialmente se lo abbini ad una zeppa. Modello numero 2. Super facile, abito con schiena scoperta, fatine. Qua entriamo nel vivo della tecnica. La rivista lo segna come una cucitura facile, ma c'è un'insidia enorme perché è in taglio in sbieco. Chi di voi ha già provato a tagliare in sbieco sa che il tessuto diventa vivo, cioè si allunga e si deforma se non sai come maneggiarlo. Non è una semplice cucitura dritta. Ma andiamo a vedere un po' la costruzione. La prima cosa è dobbiamo andare a guardare il drappeggio, che è l'effetto morbido sia nella parte del davanti che nella parte del dietro, sulla schiena, dipende totalmente dalla caduta del tessuto. Infatti, se utilizzerei un tessuto troppo rigido, quel drappeggio non farà le onde dolci come vedi in foto, ma rimarrà goffo. Ecco perché devi utilizzare i tessuti giusti. E poi per quanto riguarda le spalline attorcigliate e dei laccetti è un lavoro di precisione. Se non vuoi che l'abito si apra troppo, cada male, devi misurare bene la tensione di quei laccetti sul centro dietro. Per quanto riguarda i tessuti, la rivista consiglia la seta o viscosa, saggio consiglio, ma per chi ha le prime armi io suggerisco una viscosa non troppo scivolosa. La seta in sbieco è per le fatine che hanno già molta pazienza e anche, diciamo, esperienza nel cucito. Consiglio Body Shape a chi starà bene questa tipologia di abito. Questo modello è il paradiso per chi ha un fisico a rettangolo o a clessidra perché segue le linee del corpo senza segnare in modo aggressivo. Quindi per chi ha un seno importante dovete stare attenti perché la schiena così scoperta non permette l'uso di un reggiseno tradizionale, quindi valuta bene la tenuta della parte del davanti. Modello numero 3, abito chemisier a fiori, il classico intramontabile. Fatine mie, guardate che meraviglia questo abito. Lo chemisier è un capo che non può mancare, ma questo modello ha una marcia in più. Il mix tra una struttura della camicia e la femminilità della gonna a pieghe. È un progetto che richiede un po' di pazienza per quanto riguarda il collo e la botonatura, ma il risultato è davvero professionale. Dettagli tecnici. Andiamo a vedere. Le pens in vita, le pieghe in vita, soffermati sul disegno. Le pieghe davanti non sono solo decorative, ma servono a dare ampiezza alla gonna mantenendo pulita la linea della vita. È un dettaglio che valorizza molto la figura.
Altra caratteristica di questo modello sono le maniche, che vediamo qui con il laccetto. Guarda il dettaglio, la manica ha un laccetto finale, è un tocco romantico che puoi personalizzare facilmente. Se eventualmente non ti piacciono i laccetti, puoi tranquillamente rifinirle con un semplice orlo o un bordino. Altra caratteristica sono le tasche. Punto fondamentale alle tasche inserite nelle cuciture, quindi sappiamo tutti quanto amiamo le tasche nei vestiti, vero? Sono pratiche e non rovinano la linea dell'abito. Tessuti. La rivista suggerisce un misto lino-cotone. È la scelta perfetta per dare un po' di sostegno al colletto e alle tasche. Con una stampa floreale così grande, però, attenzione al piazzamento del cartamodello. Cerca infatti di non far cadere un fiore enorme proprio sui punti critici. Ci siamo capite. Consiglio del body shape. Questo è un modello magico per chi ha un fisico a mela o a rettangolo, perché la cintura invita e le pieghe creano otticamente quel volume che bilancia la figura. Se hai poi un seno prosperoso, controlla bene la distanza tra i bottoni per evitare che l'asola tiri sulla parte del davanti. Modello numero 4. Lo vediamo qua, l'abito arricciato fluido che va le taglie sono 36, 40, 44 e 48. Stile beau chic. Fatine care, questo abito è l'essenza della leggerezza. La rivista la presenta in voile, un tessuto meraviglioso, ma che richiede alcuni accorgimenti. La sfida qui non è solo la complessità del taglio, ma la gestione dell'ampiezza e delle ricetture per evitare l'effetto sacco. Dettagli tecnici. Guarda il dettaglio della spalla, è curva, ricca di arricciature. Questo dà un volume molto romantico, ma attenzione, se hai le spalle già molto larghe e importanti, questo modello tende ad ampliarle visivamente, quindi tieni d'occhio questo particolare. La scollatura è con laccetti, impreziosita da perline sui laccetti, è un dettaglio che puoi personalizzare. Infatti potresti utilizzare perline in legno per un look più etnico o in cristallo per renderlo un abito da sera elegante. Per quanto riguarda la gestione del voile, il voile è, come sappiamo, trasparente, quindi ricorda che questo abito va quasi sicuramente foderato, oppure lo devi indossare con una sottoveste. Se decidi di foderarlo, usa un tessuto leggerissimo per non perdere il movimento del modello. La rivista infatti ci suggerisce come tessuto il voile. Io ti consiglio di lavorarlo con aghi molto sottili e di fare attenzione alle cuciture. Infatti, sui tessuti così trasparenti, una cucitura all'inglese o cucitura chiusa è d'obbligo per un risultato pulito e professionale. Consiglio body shape. Questo è il modello perfetto per la baby shape, per la body shape a pera e clessidra, perché la ricciatura in vita, che vediamo qua, definisce la figura senza stringere. Per chi ha un fisico a mela è un'ottima soluzione, perché l'ampiezza della gonna camuffa dolcemente il punto vito senza segnare. Abito numero 5, va dalle taglie 36, 40, 44 e 48. Una eleganza di un tessuto Soccer che qui a fedine alziamo l'asticella. Guarda questo abito, ha il dettaglio cutout, ovvero i tagli sui fianchi, che è il tormentone di questa stagione. Ma la vera chicca tecnica di cui dobbiamo parlare è il tessuto, il seersucker. Sapete che cos'è? È quel tessuto di cotone che sembra già stropicciato e ingrespato. Non so se ce l'avete presente, è veramente molto bello. Come caratteristica abbiamo il corpino smanicato con volant, ha un volant appunto davanti che aggiunge un tocco romantico. Attenzione alla rifinitura, il volant deve essere leggero per non appesantire il busto e l'accetto permette di regolare la vestibilità, ma la precisione del montaggio del corpino è fondamentale. Per quanto riguarda invece la gonna, ha uno spacco che dà movimento, è un dettaglio sensuale ma anche molto elegante. Ricordati che essendo un abito con fodera, la gestione dello spacco tra il tessuto esterno e quella della fodera interna richiede un po' di attenzione sartoriale per non creare difetti. Per quanto riguarda la fodera, la rivista ci specifica che è foderato. Questo è essenziale con questo tessuto leggero per dare struttura al capo e coprire i tagli cutout per l'interno
all'interno, rendendo quindi il lavoro pulito sulla pelle. Questo tessuto speciale, Ser Soccer, spero di averlo detto bene, perché è stato utilizzato questo tessuto? Perché è fresco, non si stira, un sogno, ha una texture che camuffa le piccole imperfezioni della cucitura ed è quindi un tessuto che possiamo chiamare amico delle sarte, ma attenzione a non stirarlo troppo piatto, altrimenti perde la sua caratteristica di arricciatura naturale. Per quanto riguarda il body shape, il dettaglio cutout è fantastico per chi ha un fisico a rettangolo, perché disegna otticamente una vita che non c'è. Per le fattine, infatti, a clessidra enfatizza meravigliosamente le curve. Se però il tuo punto debole è proprio il fianco, questo modello attira l'attenzione proprio lì. Quindi valuta bene se ti senti a tuo agio con questo tipo di modello. Vediamo il dettaglio sul fianco. Questo è importante in questo caso che la fodera sia tagliata con estrema precisione per non tirare il tessuto esterno. Questo è un mio consiglio personale. Modello 6, giacchina corta limone, taglia 36, 40, 44 e 48. Fattine, guardate questa giacchina color limone, è il complemento perfetto per gli abiti che abbiamo visto finora. Sembra semplice, ma è un concentrato di dettagli sartoriali che metteranno alla prova la vostra precisione. Infatti è quel tipo di capo che trasforma un outfit da fatto in casa a boutique. Quali sono i dettagli tecnici da evidenziare? Prima di tutto le maniche a kimono. Dal figurino possiamo vedere che la manica è a kimono, quindi unita al corpino. Questo rende la vestibilità molto confortevole sulle spalle, ma attenzione al sottomanica, deve essere rifinito con cura perché non tiri. E poi è caratterizzata da tasche a doppio filetto, e questo è il tocco di sartoria da maestra. Qui c'è la vera sfida. La rivista parla di finte tasche a doppio filetto. Anche se sono finte, la tecnica del filetto richiede una precisione millimetrica. Se vuoi distinguerti, questo è il dettaglio su cui concentrarti. Caratterizzata da una lampo centrale e dal colletto. Infatti ha una lampada a doppio cursore e un colletto da camicia. Montare un colletto su una giacca con lampo richiede che i due lati siano perfettamente simmetrici e quindi è un ottimo esercizio di pazienza. Tessuto fresco di lana. Il suggerimento appunto il fresco di lana è una scelta eccellente perché tiene la piega, è traspirante e dà struttura senza essere pesante. Puoi usarlo anche in un bel cotone sostenuto o in un piqué se vuoi un effetto ancora più estivo. Body shape. A chi starà bene? Essendo una giacchina corta, è fantastica per chi ha un fisico a pera o clessidra, perché si ferma subito sopra il fianco sottolineando il punto vita e non appesantendo la figura. Se hai un busto corto, però devi fare attenzione. Devi assicurarti che non tagli troppo a metà la tua figura. E poi volevo farti notare come il giallo limone sia uno dei colori di tendenza della stagione e come si abbina perfettamente alla stampa floreale che è stata scelta, che abbiamo appena vista dell'abito che abbiamo appena visto. Modello 7, abito a quadri, 34, 38, 42 e 46 sono le taglie. Allora, guarda la raffinatezza di questo modello, non è il solito tappeto estivo, qui lavoriamo con un voile di cotone arricciato da ricami decorativi. La sfida tecnica è tutta nel gioco di incroci e arricciatura, queste arricciature che vedete nella parte del davanti e nella schiena. Dettagli tecnici da andare a visionare. Vediamo qua il figurino. Notiamo, come abbiamo già detto, l'incrocio nella parte del davanti sormontato, il disegno tecnico come il tessuto si sormonti sulla parte del davanti. Questa crea un drappeggio naturale che valorizza il décolleté, mentre la ricciatura sul fianco sinistro, il punto focale, deve essere eseguita con precisione per non creare spessori eccessivi. Inoltre abbiamo le spalline attorcigliate, un dettaglio prezioso. Le spalline non sono piatte, sono attorcigliate e si incrociano dietro. Quando cuci le spalline così sottili in voile, usa una flisellina leggerissima all'interno o un cordoncino per dare sostegno. Questo è il mio consiglio personale, altrimenti con il peso della gonna, che rimane così ampia, rischiano di cedere. Per quanto riguarda poi la gonna bella ampia, il figurino, andiamo a guardare il figurino, eccolo qua,
Mostra una gonna molto ricca, essendo in voile ha bisogno di un volume, ma deve restare eterea. Se il ricamo del tessuto è pesante, assicurati che il punto vita sia ben rinforzato all'interno. Per quanto riguarda i tessuti, ovviamente ci consiglia il voile di cotone. Il voile di cotone è traspirante e romantico. Il fatto che sia ricamato aggiunge pregio, ma attenzione quando tagli. I motivi ricamati devono essere simmetrici sui dei lati del corpetto, che è sormontato, altrimenti l'occhio percepirà subito il difetto. Quindi stare sempre attenti a questi piccoli particolari che però sono importanti. Per quanto riguarda i body shape, questo abito è un sogno per chi ha una body shape a clessidra o a pera, perché l'incrocio e la ricciatura laterale mettono in risalto il punto vita e i fianchi in modo molto dolce. Se hai poco seno, l'incrocio sormontato aiuta a creare volume ottico, quindi è consigliato. Attenzione invece se hai un torace molto largo, perché le spalline incrociate nella parte del dietro potrebbero accentuare la larghezza delle spalle. Qui abbiamo il blazer fluido crema numero 8, le taglie sono 36, 40, 44 e 48. Parliamo di alta sartoria in questo caso, fare il blazer non è da tutte, ma questo modello in lino naturale è la prova di maturità per ogni sarta, quindi non farti spaventare però, La struttura è fluida, ma i dettagli tecnici sono quelli di una giacca vera. I dettagli tecnici sono i fianchetti e le pants. Andiamo a guardare il figurino. Non è un sacco dritto, ha fianchetti e le pants dietro per seguire la linea del corpo, pur di rimanere morbido. Questa è la differenza tra una giacca comprata e una cucita su misura. Le maniche sono a 2 pezzi, questo è un dettaglio di pregio, perché la manica a 2 pezzi permette una curvatura del gomito molto più naturale, in più ha uno spacco nella parte del fondo. Questo è un tocco di classe che richiede asole fatte a mano o una precisione millimetrica a macchina. Inoltre abbiamo anche, le vediamo qua nel dettaglio, delle tasche a filetto. Di nuovo loro non sono vere, sono finte. È il momento quindi di imparare questa tecnica se vuoi che il tuo blazer sembri uscito da una boutique di lusso. Abito svasato salmone numero 9, taglie sono 34, 38, 42 e 46. L'eleganza del tulle. Sotto il blazer ecco questo gioiello. Un abito in satin di cotone ricoperto di tulle ricamato. Qui la difficoltà è la gestione dei 2 strati di tessuto che devono muoversi all'unisono senza creare grinze. Dettagli tecnici che possiamo evidenziare sono il cucire il tulle sopra il satin richiede che i 2 tessuti siano imbastiti insieme con estrema cura prima della cucitura definitiva in macchina per cucire, perché il tulle ricamato non perdona. Se sbagli a tagliare il disegno si vede subito. Altra caratteristica sono le pence nel seno. La linea è semiaderente, le pence sul seno devono essere modellate perfettamente per non appiattire la figura sotto il tulle. Il girocollo deve essere pulitissimo, quindi suggerisco una bordura interna in satin per fare in modo che il tulle non punga e noi non vogliamo che punga sulla pelle, vero? Altra caratteristica è la lampo dietro. La lampo deve sparire tra i ricami del tulle, quindi usane una invisibile e armati di pazienza per far combaciare i motivi del ricamo sul centro dietro, quindi non è tanto semplice come modello, ovviamente se decidi di utilizzare questo tipo di tessuto. Il consiglio di body shape, sia per tutto il completo, sia il blazer che l'abito svasato, è questo completo è il top per chi ha un fisico a rettangolo, perché il blazer dà struttura alle spalle e l'abito svasato crea movimento sul bacino. Per la clessidra il blazer portato aperto come in foto non nasconde le forme ma aggiunge un'area sofisticata. Se hai un fisico a mela, la linea fluida del blazer crema è la tua alleata numero 1 per allungare la figura, quindi sembrerai più alta. Ti faccio vedere una caratteristica, guarda un po' come ottiene la modella la giacca sulle spalle. Questo è il modo più chic di indossare il tuo lavoro sartoriale. Qui abbiamo il modello numero 10 che le taglie sono 34, 38, 42 e 46. Abito monospalla con frange, fatine.
Qui usciamo degli schemi. Questo non è solo un vestito, è un pezzo da sfilata. La sfida qui non è solo la simmetria del monospalla, ma l'integrazione di un elemento decorativo dinamico, quindi le frange. È un modello che parla di movimento e di personalità. Esaminiamo, l'abito è monospalla, quindi il corpetto è formato dai due davanti sormontati che si uniscono al collo a foulard. Attenzione! Un monospalla deve essere tagliato alla perfezione per non scivolare giù o tirare, perché potrebbe tirare eccessivamente da un lato, per esempio. Quindi è fondamentale che il giro manica dell'unico braccio libero sia rifinito magistralmente. Il fondo asimmetrico. Guarda il disegno tecnico, il fondo non è dritto. Questa simmetria deve dare slancio alla gamba, ma richiede occhio durante il taglio del tessuto perché possa mantenere l'equilibrio visivo tra il capo coperto e quello aperto. Inoltre, diciamo qualcosa anche sull'applicazione delle frange. Le frange sono l'anima di questo abito. Consiglio tecnico: non applicarle mai a caso. Devono seguire la linea del sormonto e del fondo. Se usi una viscosa ricamata, come suggerito appunto dalla rivista, assicurati che il peso delle frange non deformi il tessuto. Poi, per quanto riguarda il tessuto, la viscosa è perfetta perché ha una caduta pesante e fluida che accompagna il movimento delle frange. Essendo ricamata, però, fai attenzione agli aghi, usane di nuovi e specifici per non tirare i fili del ricamo mentre assembli il monospalla. Ma a chi starà bene questo modello? Questo modello è un asso nella manica per chi ha le spalle strette o un fisico a pera, perché il taglio diagonale del monospalla attira l'attenzione verso l'alto e riequilibra le proporzioni. Le frange, tra l'altro, nella parte del fondo, creano un movimento che camuffa i fianchi senza appesantirli. Attenzione se hai un seno abbondante, perché il sostegno in un monospalla è più complesso, quindi studia bene la struttura interna. L'abito è perfetto per un evento speciale o per una serata estiva dove non si vuole passare inosservate. Abiti lingerie, fattine mie, entriamo nel cuore della tendenza boudoir. Guardate questi due modelli, l'11 e il 12. Molte riviste li liquiderebbero come semplici sottovesti, ma noi che amiamo la tecnica sappiamo che dietro c'è molto di più e andiamo a vedere. Il modello numero 11 è l'abito in satin, vedi? I tagli sono 34, 38, 42 e 46 ed è stato realizzato in voile di seta, corto e frizzante. Il dettaglio tecnico: nota il taglio sagomato sotto il seno, composto da più pezzi. Andiamo a vedere il figurino così lo vediamo meglio. Questo non serve solo per decorazione, ma per dare struttura e sostegno a un tessuto che altrimenti scivolerebbe via. È un ottimo esercizio per imparare a gestire le curve strette sotto il décolleté. Ma passiamo all'abito 12. Questo è quello che la rivista assegna come cucitura facile. Ed è questo qui. Taglie 34, 38, 42, 46, però guardatemi bene. Facile, qui è un parolone e ti spiego perché. Prima di tutto, per quanto riguarda il corpino aderente, è arricciato sotto il seno per creare volume. La difficoltà sta nel bilanciare l'arricciatura affinché sia simmetrica e non crei difetti sul punto vita. Poi, secondo punto, le spalline lingerie. Le spalline sono sottilissime. Per un risultato professionale ti consiglio di non usare il tessuto dell'abito, ma cerca dei nastri di raso o seta della stessa tonalità, così sei a posto. Per quanto riguarda la schiena, la chiusura centrale ha una chiusura centrale con la lampo. Su un satin di seta, inserire una lampo invisibile senza che il tessuto faccia tutte quelle onde richiede una mano molto ferma e l'uso della teletta adesiva sui margini. Il consiglio di Cristiana: questi capi sono meravigliosi, ma ten non perdona. Se è la vostra prima volta con la lingerie, prova prima su una viscosa opaca perché è meno scivolosa e poi l'effetto finale comunque è elegantissimo. E passiamo al modello 13 che vediamo qua. Abito celeste con pizzo, le taglie 34, 38, 42 e 46. Fermiamoci un secondo e guarda questo abito celeste. È la prova che non sempre un cartamodello impossibile per fare un figurone. Qui il segreto infatti non è il taglio, ma è l'applicazione del pizzo. Vedi come la striscia decorativa trasforma completamente la linea del corpo?
Poi andiamo a guardare altre caratteristiche. Prima di tutto lo scollo all'americana è uno degli scogli più eleganti, a me piace tantissimo, veramente, perché mette in risalto le spalle. Se andiamo a guardare il disegno tecnico, che ha un'apertura a goccia sulla parte del retro e una lampo, quando lavori con lo scollo all'americana assicurati che il giromanica sia rifinito alla perfezione, magari con un bordino interno per non farlo mollare con il tempo, quindi questo è il mio consiglio. Per quanto riguarda la striscia decorativa con il pizzo, questo è un tocco da maestra, chiaramente. Il pizzo non è solo sull'orlo, ma corre lungo tutto il fianco, vedi? E segue lo scollo. Quindi applicare un pizzo così importante richiede molta pazienza, quindi devi appuntarlo con cura, usare un punto invisibile e un punto zig zag per farlo sembrare parte integrante del tessuto. La rivista ci suggerisce, per quanto riguarda il tessuto, il Viella. È un tessuto di cotone o lana leggermente peloso, molto morbido ma con una buona caduta, ed è perfetto per chi vuole un abito ampio che non sia troppo trasparente o leggerino. Body shape, l'abito è tagliato in vita e poi cade ampio. Questo lo rende ideale per chi ha un fisico a rettangolo, perché crea volumi, oppure a pera, perché nasconde i fianchi. Però attenzione, se hai le spalle molto larghe, lo scollo all'americana tende ad accentuarle, quindi in quel caso gioca con un pizzo meno alto sullo scollo, perché in questo caso addolcisce la linea. Modello numero 14, abita sirena di satin, le taglie 34, 38, 42 e 46. Qui arriviamo all'apice dell'eleganza, perché l'abito a sirena è un classico intramontabile, ma questo modello 14 introduce un contrasto materico stupendo. La lucentezza del satin è unita alla delicatezza del tulle ricamato. È un abito che deve scivolare sul corpo come una seconda pelle, quindi la parola d'ordine è precisione nel taglio. Andiamo a guardare i dettagli. Questo è il figurino. Notiamo come lo scollo all'americana sia realizzato in tulle ricamato. Questa scelta alleggerisce la figura e incornicia il viso. La sfida? Unire il tulle al satin senza che la cucitura tiri, crei antiestetiche arricciature sulla parte del seno. Il taglio a colonna semi-aderente. Non è un abito fasciante in modo aggressivo, ma semi-aderente. Cosa significa? Che devi essere bravissima a gestire le riprese per seguire la curva dei fianchi senza bloccare il movimento. E ti ricordo che il satin non pertona. Ogni minima imprecisione si vede subito. Altra caratteristica è lo scollo nella parte del dietro, scollatura dietro. La scollatura è profonda e termina con un lampo al centro dietro. Assicurati di rinforzare bene il margine della scollatura con una teletta termoadesiva sottilissima per evitare che il satin si sformi con il tempo. Tessuto a contrasto. Il satin è il tulle ricamato. Parliamo appunto di questi tessuti. Il satin ha una mano scivolosa e lucida, mentre il tulle è trasparente e decorato. Ti consiglio di tagliare il satin in un unico strato, non in doppio, per avere il massimo controllo della fibra. E poi ti consiglio di usare un ago Microtex per non lasciare i buchi nel tessuto lucido. A chi starà bene questo abito? Questo modello a colonna slancia tantissimo la figura, rendendolo ideale per chi vuole apparire più alta. Lo scollo all'americana è perfetto per chi ha le spalle ben disegnate e se hai una body shape a rettangolo, questo abito creerà una linea sinuosa e scultorea. Attenzione però perché il satin lucido mette in risalto ogni rilievo, quindi la scelta dell'intimo deve essere invisibile e perfetta. Modello numero 15, la camicia a fiori che va le taglie sono 34, 38, 42 e 46. Questa non è una semplice blusa. Guardala bene e guardiamo bene il disegno tecnico. Ha una bottonatura nascosta, una finta patta, e tecnicamente è un lavoro di precisione perché i fiori del lino, in questo caso il libro stampato, devono combaciare perfettamente per non interrompere il disegno, quindi è un tocco di classe che eleva il capo. Poi abbiamo lo scollo arricciato. L'arricciatura nello scollo è da volume, è un volume morbido.
È perfetto per chi vuole un look romantico ma ordinato. Le maniche hanno i polsini, un polsino classico. Se vuoi un effetto però più moderno, puoi portare a rimboccare come nel caso della modella, ma assicurati che il polsino sia ben strutturato all'interno. È stato realizzato in lino stampato. Il lino è il re dell'estate, ma attenzione, tende a cedere e lava sempre il tessuto prima di tagliare, quindi pre-lava il tessuto prima di iniziare. Indossato con i pantaloni di broccato numero 16, taglie 36, 40, 44 e 48. Questo è il compagno ideale alla camicia a fiori che abbiamo visto prima. Il pantalone in broccato bianco. Il broccato è un tessuto jacquard con motivi a rilievo, molto sostenuto. Qui la sfida è gestire lo spessore nelle cuciture, specialmente delle pieghe davanti e delle tasche. Infatti le tasche, come vediamo, sono sagomate, inserite nella cucitura dei fianchi, con un tessuto importante. Come il broccato bisogna stare attenti perché devi evitare che le tasche sparino verso l'esterno, quindi il mio consiglio è di usare una fodera leggera per l'interno della tasca per non aggiungere spessore inutile. Altra caratteristica sono le pieghe e la pence. Abbiamo pieghe nel davanti e pence dietro. Il broccato tiene la piega divinamente, rendendo la linea molto architettonica e pulita. Consiglio di Cristiana. Questo pantalone è perfetto per una cerimonia o un evento speciale. Se lo fai in broccato non serve nemmeno stirarlo troppo, perché la struttura del tessuto farà tutto il lavoro per te. Ma a chi starà bene? Questo abbinamento è fantastico per chi ha un fisico a rettangolo, perché crea volume sia nella parte di sopra che nella parte del sotto, definendo quindi la figura. Se hai un seno importante, lascia i primi bottoni della camicia aperti per creare una linea a V e quindi non chiudere troppo il busto. Ed eccoci qua all'abito che io preferisco in questo numero, il modello numero 17, l'abito vaporoso celeste, taglie 34, 38, 42 e 46. Fatine care, questo è un abito da fatina. Guarda questo incanto, è l'apoteosi del romanticismo. La rivista lo chiama vaporoso e non potrebbe esserci termine migliore. L'attenzione, qui lavoriamo con il seersucker e la viscosa e abbiamo un taglio asimmetrico, non è un abito da sottovalutare. Infatti sono dettagli tecnici da evidenziare e sono lo scollo a barchetta con ruche. Il punto focale è lo scollo che lascia le spalle scoperte. Il figurino lo vediamo qui, è tutto rifinito con una piccola ruche. Il segreto qui è l'elastico interno che deve essere della misura perfetta per non scivolare giù, ma nemmeno per stringere troppo e in quel caso le braccia segnerebbe le braccia. Poi le maniche arricciate nella parte del fondo. Eccole qui, le maniche sono ampie, si stringono al polso e questo cosa crea? Un effetto a sbuffo che è molto chic, a me piace molto. Se però tu vuoi un effetto ancora più etereo, puoi farle leggermente più lunghe e lasciarle ricadere sulla mano. La gonna a balze. Osserviamo la gonna a balze e qui viene il bello. La gonna è composta da balze e il fondo è asimmetrico. Fatine care. Quando tagli le balze, assicurati di seguire bene il dritto filo, altrimenti l'asimmetria sembrerà un errore e non un dettaglio voluto. Passiamo a descrivere il tessuto che è stato utilizzato. È un mix di questi due tessuti che abbiamo visto prima perché è geniale. Il seersucker è da quella texture mossa e sostenuta, mentre la viscosa regala un movimento più fluido e quindi insieme creano un volume che resta gonfio ma leggero. A chi starà bene? Questo modello è magico per chi ha un fisico a rettangolo o pera. Perché? Perché crea un volume dove serve e bilancia la figura. Attenzione però, se hai un seno molto importante e le spalle molto larghe, lo scollo a barchetta con le ruche potrebbe accentuare troppo la parte superiore. In quel caso prova a portarlo leggermente più alto. Fatine, qui abbiamo il modello 18. La rivista lo segna come una cucitura facile ed effettivamente la linea è molto pulita, quasi scultorea. Ma attenzione, quando un abito è così minimal, la differenza la fanno due cose: la scelta del tessuto e la precisione delle pence nel seno. Cosa dobbiamo andare a guardare? Prima di tutto lo scollo a cuore e le spalline sottili. Guardiamo il figurino. È un classico décolleté con spalline sottilissime. Per dare struttura a questo scollo
senza che sventoli. È fondamentale una buona paramontura interna o un rinforzo con fliselina termoadesiva leggera proprio sul bordo superiore. E poi ci sono tutte queste pens. L'abito ha un corpino aderente che si apre in una gonna ampia. Le pens devono essere cucite e stirate alla perfezione per seguire la curva del corpo senza fare difetti. Se l'abito tira sotto le ascelle, la magia del modello sparisce assolutamente, quindi una schifezza. La gonna ampia è un tagliatrapezzo che regala un movimento meraviglioso quando cammini, perché sicuramente è molto bello, molto fluido. Essendo lungo, fai attenzione all'orlo, deve essere perfettamente parallelo al pavimento. Come tessuto, Lyocell e cotone. La rivista ci suggerisce proprio questi due tessuti, che è la scelta fantastica, perché il Lyocell, conosciuto anche come Tencel, dà quella caduta setosa e quel tocco fresco sulla pelle, mentre il cotone dà la stabilità necessaria per mantenere la forma del corpino. Tra l'altro è un tessuto amico dell'ambiente e molto piacevole da cucire. A chi starà bene questo abito? È il migliore amico delle body shape a pera. Perché? Perché il corpino aderente sottolinea il busto e la vita sottile, mentre la gonna ampia scivola morbidamente sui fianchi senza segnare nulla. Quindi è perfetto però anche per la clessidra. Se hai poco seno, lo scollo dritto, leggermente a cuore, aiuta a dare una forma molto aggraziata. Qui abbiamo una serie di modelli che sono modello 19, 20 e 21, trio etnico, camicia, top e gonna. Guarda questa meraviglia, questo set. Qui non parliamo di un solo modello, ma come 3 capi diversi che possono creare un look sofisticato ma nello stesso tempo anche naturale. Abbiamo la camicia nude, il top lingerie e la gonna stampata. È il momento di tirare fuori la tua maestria con i tessuti naturali. Andiamo a vedere la prima, la camicia di lino numero 19, taglie 34, 38, 42, 46, dettaglio tecnico, ha il colletto con listino e manica giro con polsini. Consiglio di Cristiana, essendo in lino, attenzione alla precisione del dritto filo. Una camicia di lino tagliata male perde tutta la sua eleganza e inizia a girare addosso, quindi questo è il capo perfetto da portare aperto sopra il top come se fosse una giacchina leggera. Top lingerie bianco che vediamo qui e anche qui, e qui è il modello. Guardiamo bene il figurino, ha le coppe con piegoline verticali e il pizzo tramezzo. Questo cucito è un cucito d'altri tempi, richiede una mano ferma per inserire il pizzo tra le piegoline senza arricciare il tessuto. Il punto di forza sono le spalline sottili e i merletti che lo rendono preziosissimo. Se lo fai bene sembrerà un capo di alta sartoria vintage. E infine la gonna, la vediamo qua, la gonna stampata. Qui è il cartamodello, vediamolo qua. Qui è il figurino. Con la gonna, la rivista la segna come cucitura facile. È una linea dritta con paramontura in vita, quindi niente cinture in esterno, per un effetto molto pulito, io le adoro. E uno spacco dietro per permettervi di camminare comodamente. Consigli sul tessuto. Il crepe misto cotone e poliestere è suggerito e ottimo perché non si stropiccia come il lino puro, mantenendo la gonna composta anche dopo ore che siete sedute. Ma chi starà bene? Ti dico del set completo. Questo trio è fantastico per chi ha un fisico a rettangolo o a clessidra. Se sei a pera, la gonna dritta accompagnerà i fianchi, ma assicurati che la taglia sia corretta per non far tirare lo spacco dietro. Il top con la piegolina è perfetto per chi ha poco seno, perché aggiunge un volume delicato ma nello stesso tempo anche molto